Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vediamo, per la fine appunto di questo 2022, dove siamo arrivati con gli studi medici scientifici per quello che riguarda le NDE. E oggi mi sento in particolar modo di confrontare tre studi degli ultimi anni. E quindi andiamo a vedere cosa si intende per NDE, quindi Near Death Experience, come dir si voglia, e quindi esperienza vicino alla morte, tradotto in italiano, o premorte, come vogliamo dire in italiano, e vediamo un attimino cosa ne viene fuori. E dico anche che ci sono stati alcuni studi fatti dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali e Umane dell'Università di Perugia e del Dipartimento di Neuroscienze e Psicologia, area del farmaco e salute del bambino, Università degli Studi di Firenze. Quindi si sono aggiunti anche degli studi italiani e questo non può che farci piacere. Non solo gli statunitensi, non solo gli americani si stanno quindi, come dire, concentrando sugli studi medici e scientifici per quello che riguarda le NDE. Allora, io volevo parlarvi di un confronto poi vi pubblicherò ovviamente sul video delle tabelle, quindi sparirà il mio brutto faccione e compariranno ogni tanto queste tabelle, così per farvi un'idea. Questo è sempre per rimarcare che le NDE non sono un fenomeno esclusivamente cristiano o esclusivamente religioso, ma sono un fenomeno universale che non ha niente a che vedere con la razza, la religione, la cultura, la provenienza, il ceto sociale, eccetera, delle persone che la vivono. È un fenomeno universale che ci dimostra che l'uomo è di più, non è solo fisico, ma è anche coscienza e spirito. Quindi andiamo a vedere adesso i risultati per quello che riguarda questi tre studi tra i più famosi fatti negli ultimi anni. Prenderemo in particolar modo lo studio di Van Lommel, di Pim Van Lommel, cardiologo e rianimatore olandese dai titoli internazionali molto alti, lo studio fatto dal neurofisiologo, nonché psichiatra, psicopatologo, neuropatologo, via un sacco di titoli, Grayson, quello che ha inventato la famosa scala di Grayson per valutare i colloqui sull'NDE, e gli studi fatti da Facco nel 2010, dal dottor Facco. Quindi andiamo a vedere cosa ci dicono questi studi. Allora, facciamo sempre una percentuale. Poi abbiamo fatto una percentuale entro i 100 rianimati, quindi facendo una percentuale entro i 100 rianimati, con un numero molto ristretto, però a livello statistico ci dà un'idea di quanto arriviamo a capire quanti sono quelli che hanno questo, quell'altro, st'altro. Allora, parliamo di frequenza. Abbiamo visto che le frequenze delle NDE sono abbastanza basse, sono tra il 20 e il 25% dei rianimati. Per quello che riguarda Pim Van Lommel, ha ottenuto addirittura un risultato sul suo studio su un suo studio del 2001 del 62%, quindi 62 rianimati su 100 si sono ricordati di aver vissuto un NDE. Per quello che riguarda invece gli studi di Grayson, su tutto l'intero campione del suo studio, la frequenza è di 27 su 100, quindi il 27% si ricordano l'NDE. Invece per quello che riguarda lo studio di Facco siamo al 20%, quindi 20 su 100 rianimati si ricordano dell'NDE.
Allora, la consapevolezza di essere morti, quindi il fatto di sapere di essere morti, l'unico che ha fatto questa ricerca è Pim Van Lommel, e il 31 su 62 che hanno avuto l'NDE hanno e avevano la consapevolezza di essere morti, quindi il 50% esatto del campione. Il senso alterato del tempo. Pim Van Lommel non ha fatto questa ricerca, però Grayson l'ha fatta, e 18 su 27, quindi il 67% di quelli che si ricordano di aver vissuto l'NDE dice di aver avuto un senso alterato del tempo, quindi o che il tempo fosse fermo o che il tempo scorresse in maniera diversa. Sullo studio di Facco l'80%, quindi 16 su 20, ha avuto questo risultato di alterazione del tempo, di ricordo di alterazione del tempo. Emozioni positive. Allora, il 56%, cioè 35 su 62, dello studio di Pim Van Lommel ha avuto senso positivo, quindi emozioni di pace, di serenità, di quiete, di tranquillità, di amore. E per quello che riguarda Grayson, l'85%, cioè 23 su 27, avevano senso di pace, quiete, tranquillità e amore. Per quello che riguarda lo studio di Facco, il 95%, 19 su 20, senso di pace e benessere. Quindi vediamo che siamo tra l'80 e il 90% hanno questo senso di pace e di amore e non hanno altri tipi di sensazioni. Chi ha avuto invece sensazioni diverse ha avuto probabilmente sensazioni anche di panico, di ansia, una volta resosi conto di essere morto. Succede alle persone che hanno morti improvvise, spesso, oppure che sono molto attaccati ancora a alcune cose che devono fare sulla terra. Altre sensazioni: gioia intensa all'85% per quello che riguarda Grayson, il 70% per quello che riguarda Facco, processi mentali accelerati il 44% per Grayson, il 95% per lo studio di Facco, senso di comprensione, l'unico che l'ha rilevato è lo studio di Grayson, un buon 30%. Andiamo a vedere quanti di questi, in questi tre studi, quante di queste persone hanno avuto lobe. Allora, lobe, sullo studio di Van Lommel, il 24%, cioè 15 persone su 62 di quelle che hanno riscontrato l'NDE hanno avuto lobe. Per quello che riguarda Grayson, il 70%, 19 su 27 hanno avuto lobe. Per quanto riguarda lo studio di Facco, il 60%, 12 su 20, hanno avuto lobe. Quindi da questo dato si evince statisticamente che lobe non è un passaggio necessario, ma che la maggioranza delle persone che vivono un NDE passa attraverso lobe. Lobe per noi è molto confortante perché ci dà delle prove empiriche che una persona stesa, per esempio, sul tavolo operatorio con arresto cardiaco e arresto cerebrale, quindi clinicamente morta, ha un'esperienza visiva, auditiva, di conoscenza, di movimento all'interno dell'ambiente o all'esterno addirittura dell'ambiente dove si trova il corpo, e quindi questa riportandoci delle prove empiriche: ho visto questo, è successo quell'altro, è caduta la chiave nel tombino, io l'ho vista in quel tombino là, si va, si apre il tombino, si trova la chiave. Quindi questo è molto importante per noi perché è l'unica prova riscontrabile oggi sulle NDE dal punto di vista fisico, al di là della cartella clinica che ci dimostra che quelle persone in quel momento erano clinicamente morte. Allora, vediamo però un dato che anche qua, visto che nel complesso lobe ce l'ha, diciamo così, il 60% di chi ha un NDE, anche il passaggio attraverso il tunnel abbiamo dallo studio di Pim Van Lommel solo il 31%, Grayson non ha fatto nessuna statistica su questo, e invece per quello che riguarda lo studio di Facco siamo al 50%.
Quindi abbiamo circa un 50% di quelli che hanno un NDE che hanno il passaggio attraverso il tunnel. Abbiamo già visto nelle NDE che abbiamo riscontrato nel tempo in cui vi ho portato dei casi che non è obbligatorio passare attraverso il tunnel. C'è chi arriva direttamente alla visione della luce o al passaggio nell'aldilà, o chi passa attraverso un fiume, chi attraverso una valle, chi sale una scalinata, c'è alle volte anche nella Bibbia. Quindi abbiamo questi vari riscontri e quindi siamo perfettamente in statistica. Allora, comunicazione con la luce, il 14 persone su 60 per Pim Van Lommel, il 23%, visione di luce ben il 70% per lo studio di Grayson, e per lo studio di Facco addirittura il 95% ha visto la luce. Quindi siamo molto alti come percentuali di chi vede la luce. E l'unico che ha rilevato la comunicazione telepatica è stato Facco con un 20%. Revisione della vita, quindi l'autogiudizio, chiamiamolo così, la rivisitazione della propria vita. Abbiamo un 13% per quello che riguarda Pim Van Lommel, un 30% per quello che riguarda lo studio di Grayson e un 15% per quello che riguarda lo studio di Facco. Quindi vediamo che questa revisione della vita invece statisticamente, confronto alle NDE che abbiamo visto noi fino ad oggi, è molto più bassa. Quindi non è obbligatorio passare, per chi ha avuto l'NDE, la revisione della vita, però abbiamo visto anche che molte delle NDE qua valutate si sono fermate a lobe o poco più avanti, quindi meno percentuale passa oltre, meno percentuale di revisione della vita avremo. Visione di colori, solo Pim Van Lommel l'ha riscontrato e abbiamo un 23%. Visione di un paesaggio celeste, per lo studio di Pim Van Lommel il 29%, per lo studio di Grayson ben il 63%, quindi visita di una realtà ultraterrena, lo definisce lo studio di Grayson, visione di un paesaggio ultraterreno ben il 60% per lo studio di Facco, quindi chi passa oltre ha quasi certamente questa visione di un paesaggio, di un mondo ultraterreno. Ora vediamo l'incontro con persone decedute. Per il riscontro dello studio di Pim Van Lommel il 32% ha incontrato persone decedute, per lo studio di Grayson ben il 52%, per lui ha aggiunto alle persone decedute figure religiose. Visione di persone decedute, spiriti o esseri mistici, per lo studio di Facco siamo già all'80%. Quindi la maggioranza delle persone che ha un NDE incontra o persone decedute o esseri religiosi, mistici e via discorrendo. Senso di unità cosmica, solo nello studio di Grayson il 52% questo senso di appartenere al tutto, all'unità cosmica. Presenza di un confine, quindi di un limite in cui non passare oltre, l'8% per quello che riguarda lo studio di Pim Van Lommel, il 41% per quello che riguarda lo studio di Grayson, e viene definito presenza di un confine o punto di non ritorno, cioè varcato il quale non si sarebbe più tutti tornare in vita. Presenza di un confine non attraversabile o invito a tornare indietro, il 50% per lo studio di Facco. Sensazioni estremamente vivide, ce lo riporta solo lo studio di Grayson con un 15%. Vediamo che i dati statistici sono molto interessanti. Questo per quello che riguarda un po', abbiamo detto, tutte le religioni eccetera. Siccome però viene spesso chiesto da voi se sono stati fatti studi anche con religioni diverse da quella cristiana, giudaico-cristiana, o da quella ebraica, da quella musulmana,
Certo, e andiamo a vedere quindi nelle religioni orientali cosa succede. Allora abbiamo uno studio dell'86 di Patricia Stevenson, uno studio del 93 di Patricia, sempre lui, del 95 e del 2008. Il dottor Patricia ha fatto questi studi. Allora, visione del proprio corpo fisico dall'esterno, il 10% nell'86, il 14% nel 93, 0% nel 95 e il 19% nel 2008. Questi dei suoi studi che ha fatto il dottor Patricia. Essere condotto in un altro regno da entità come Yamatut o i messaggeri di Yama, il dio della morte, che abbiamo già visto in alcune NDE appunto induiste o buddiste. Nello studio dell'86 ben il 75% ha avuto questa sensazione, nello studio del 93 l'85%, nello studio del 95 il 71%, nello studio del 2008 il 92%. Visione di conoscenti morti, quindi l'incontro di parenti defunti, nell'86 il 25%, nello studio del 93 il 58%, nello studio del 95 il 25%, nello studio del 2008 il 33%. Quindi statisticamente siamo intorno al 40%, un'ottima percentuale, diciamo così. Passaggio da un uomo con un libro, il 50%, il 83%, il 70%, il 70%, quindi gli studi in ordine cronologico 86, 93, 95, 2008 danno un risultato che va ben oltre il 70%, tra il 60 e il 70%. Rimandato indietro a causa di errori commessi dai messaggeri o dall'angelo della morte, come noi lo chiamiamo, o da chi lo ha accompagnato nell'aldilà, siamo 62, 60, 46, 89%, quindi anche qua siamo circa al 70% di percentuale media. Morte di altre persone al posto del soggetto, 44, 30, 11, 34, quindi vuol dire che altre persone avrebbero dovuto morire, ma in quella circostanza il soggetto si è interposto e quindi è morto prima del aver fatto sulla terra quello che era il suo compito, per cui è stato poi rimandato indietro. Quanti sono stati riportati indietro dai messaggeri, quelli che noi possiamo chiamare esseri di luce o angeli, sempre in ordine cronologico, studio dell'86, del 93, del 95 e del 2008, l'81%, l'88%, il 56% e il 66%, anche qua siamo intorno a oltre il 70%. Segni e residui sul corpo di ferite subite nell'altra realtà, questa è una cosa nuova che noi nell'NDE fino adesso non abbiamo visto, ma nelle NDE orientali troviamo anche questo dato nello studio di Patricia, spero che si dica così, comunque vi scriverò il nome, vi metterò le tabelle per cui vedrete il nome. Il 25%, il 33%, il 33% e il 47%, quindi siamo oltre il 40% di media in cui le persone che hanno degli effetti nell'aldilà, questi effetti si riscontrano poi sul corpo fisico una volta tornati in vita. Abbiamo ultimi due dati: perdita della paura, gli studi sono stati fatti solo negli ultimi due studi, cioè quello del 95 e 2008, scusate, il 20% nello studio più vecchio, il 44% nello studio più nuovo. Nessun cambiamento, il 70% nello studio più vecchio, il 41% nello studio più nuovo. Ovviamente negli ultimi studi Pariscia è riuscito ad avere più disponibilità di dati e quindi la statistica è migliorata. Vediamo altri elementi. Trovarsi al cospetto di Yama 3 sulla percentuale, parliamo sempre dei 100, e quindi sulla frequenza di 10 rianimati, cioè su 10 rianimati 3 dichiarano di essere trovati al cospetto di Yama o di quello che loro interpretano come Yama. Essere accompagnati dagli Yamatut, quindi questi
messaggeri o esseri di luce, 9. Essere rispediti indietro per un errore commesso dai messaggeri, 3. Essere accusati dai custodi del registro di Yama che leggono le cattive azioni in un libro, 4. Quindi 4 sono stati giudicati, siete stati birichini. Visita degli inferi, 5 su 10. Visita dei paradisi, incontro con Indra e Brahma, 1 solo su 10. Giudicati per aver fatto del male a uomini o animali, 4, quindi sono gli stessi dei 4 che sono stati giudicati prima. Passaggio attraverso il tunnel, 0. Revisione della vita, 0. Visione di una luce o esseri di luce, 0, perché loro interpretano gli esseri di luce come Yamatut, come messaggeri. E quindi vediamo che statisticamente le percentuali sono piuttosto alte. Questo ci fa ben sperare per i prossimi studi. Vi do un altro elemento. Questo parte dallo studio eseguito da Ring e Cooper. Ring e Cooper fanno parte di quegli studiosi che per primi, assieme o subito dopo Moody e la Elisabeth Kubler-Ross, hanno studiato dal punto di vista proprio scientifico l'NDE. Allora, su una frequenza di 21 rianimati, senso di pace e benessere il 95%, 20 su 21. Obe 14 su 21, quindi 67%. Passaggio attraverso il tunnel 8, il 38%. Incontro con persone care defunte il 57%, quindi 12 su 21. Persone defunte, angeli o figure religiose. Presenza di una luce radiosa 8, il 38%. Revisione della vita 4, il 19%. Arrivo a un punto di confine 6, il 28%. Invito a tornare indietro il 48%. Gli altri sono ritornati indietro improvvisamente, diciamo così, senza essere stati preavvisati. Un altro elemento riportato da questi studi su una frequenza questa volta di 22 persone, cioè su 100 rianimati 22 hanno avuto l'NDE, e quindi su queste 22 la visione di una luce molto intensa il 18, quindi l'82%, senso di pace e di quiete 8, il 36%, Obe il 73%, 16, un numero altissimo, 16 su 22 hanno avuto l'Obe. Passaggio attraverso il tunnel 12, quindi la metà, il 54%, incontro con persone care decedute 10, quindi il 45%, visioni di persone care ancora in vita 27, il 6%, incontro con animali 27, il 6%, incontro con angeli 9, il 41%, incontro con esseri divini 9, il 41%, quindi se sommiamo 9 e 9 siamo quasi all'80, anzi siamo oltre l'80%. Decisione di tornare nel proprio corpo 12, il 54%. Questi dati statistici, questi dati sono molto interessanti e lo so che a molti di voi forse porteranno più dubbi che certezze. In realtà sono dati molto ben definiti e sono stati scremati da tutte le varie possibilità o opportunità. Sono dati dove la cartella clinica ha dato il paziente per morto clinicamente, che dopo si sia rianimato attraverso le terapie mediche o si sia rianimato spontaneamente, naturalmente, che può succedere, non spessissimo, ma succede. Questo non importa, importa che nel momento in cui viveva questa esperienza era clinicamente morto. Abbiamo visto che i riscontri sono anche, pur con nomi diversi, abbastanza simili tra le esperienze, tra virgolette, occidentali e le esperienze orientali. Cambiano i nomi che vengono dati alle persone, alle divinità o agli esseri di luce che vengono incontrati, e il messaggio resta invariato. Io direi che c'è molto da riflettere anche su questi studi medici, che però ci confortano molto su quello che sono le NDE, ci danno dei dati veramente importanti. Spero che questo video vi sia piaciuto e abbia iniziato a dare qualche certezza a quelli che vogliono arrivare esclusivamente col cervello, esclusivamente col pensiero logico
o con lo studio scientifico sull'NDE. Questi sono i dati che sono riuscito ad estrapolare per quello che riguarda i più recenti, se non i recentissimi, perché non ho ancora i dati completi, non sono ancora stati rilasciati, i più recenti studi medici scientifici su quello che riguarda l'NDE. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, mettete il pollice in su, condividete il video nei vostri social, iscrivetevi al canale, solo il 20% di voi iscritti, piccoli gesti tutti gratuiti che vi portano via qualche secondo di vita e permettono a me di avere un grande supporto. Vi faccio tanti auguri di buone festività per quello che riguarda le festività natalizie e le prossime festività di fine e nuovo anno e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Armando. Ciao!